Buongiorno da Scommesse Matematiche e Max Math. Blackjack Simulator. Non l'avremmo mai fatto. Ringrazio Maurizio che ci ha messo le mani. Ce l'avete chiesto in tanti mesi, quando uscì Blackjack Predictor, molti mi dissero ma non si può fare un calcolatore che conta le carte, perché io nel Blackjack Predictor effettivamente spiegai proprio come si leggono le carte, come si contano in questo caso, no? I valori dal 2 al 6, le carte dal 2 al 6, i valori dal 7 al 9, i valori dal 10 Jack QK passo, che non vado minimamente adesso a rielaborare. Chi vuole capire come i professionisti contano normalmente le carte se ne va su Blackjack Predictor, il video di Scommesse Matematiche, e se lo studia. Ok, quindi non sto adesso, io lo sto facendo sto video semplicemente perché mi è stato chiesto, ribadisco, da parecchi utenti. Ne parlammo in amministrazione, il buon Maurizio si è messo là mentre io facevo altri programmi e carinamente lo ha sviluppato. È molto semplice, chiaramente l'interazione così deve essere, anche per un fattore di celerità. Non mi chiedete quali siano i book online, chiaramente live, questo è chiaro, ove c'è la possibilità di vedere il numero dei mazzi, ok? Non me lo chiedete, non lo so. Però se me l'avete chiesto è perché ci saranno. Poi in chat voi informatevi, fate quello che vi pare. A me mi avete chiesto semplicemente, a noi dell'amministrazione, di crearvi un contatore matematico sulle carte che escono, e io ve l'ho fatto. Perché che cosa serve il contatore matematico? È ovvio che un contatore matematico, ma ne ha lo stesso Blackjack Predictor, potrebbe essere fondamentale. Sapere che voi state osservando 6 mazzi, 4 mazzi o un mazzo rimanente, perché state in live, e sapere chiaramente com'è la tendenza delle carte che sono uscite, e sapere che sono uscite tante carte basse e ne sono rimaste tante alte. Faccio un esempio: questo vi può agevolare per capire se entrare, se chiedere un'altra carta o meno, perché aumentano oggettivamente le percentuali di presa. Questo è normale, non vuol dire che ci sia una garanzia, potrebbero uscire pure 20 carte tutte dal 2 al 6 di seguito, voglio dire, no? Anche dice, ma è possibile? Sì, succede. Però oggettivamente abbiamo un trend, cosiddetto un trend utile, atto a capire qual è la situazione dei mazzi rimanenti o del mazzo. Ora, per un fattore puramente di semplicità, chiaramente non scriverò 6 mazzi, se no facciamo notte, dura più il video che soltanto per tirare fuori le carte che per altro. Mettiamo che è rimasto un mazzo, facciamo un esempio tanto per dare un significato a quello che stiamo facendo. Quindi metteremo che c'è un mazzo, metteremo che l'importo iniziale sarà di 1 euro, ora ma di 2 euro, tanto per farvi vedere adesso dei meccanismi. Ok, sto esagerando, lavorare da 10 centesimi, anzi, perché no? Perché no? Lavoriamo da 10 centesimi, ok? Benissimo. Ci sarà una rivalutazione di puntata media che lui vi dirà, chiaramente sarà sempre a centesimi, quindi voi fate gli arrotondamenti per eccesso, non perché con quella voi immediatamente chiudete e andate in attivo, no, è semplicemente una proporzione dovuta al fatto che se escono tante carte alte non vi chiederà più di lavorare a 10 centesimi, casomai vi darà di lavorare a 14, a 13, a 17, a 24, perché si suppone che stia arrivando una stringa di carte alte, quindi favorevoli in teoria a voi, però chiaramente poi dipende pure la carta che c'ha il banco, questo è chiaro. Il vantaggio è che voi in tempo reale quindi aggiornerete le carte, le 2 carte che avete voi, la carta che vedete del banco, riaggiornerete la carta che il banco tira fuori, quelle che vengono chiamate successivamente. Questo vi permetterà di avere appunto un trend oggettivo di bilanciamento della situazione, che non è da poco. Quindi è stato creato per questo motivo. L'unica cosa, ribadisco, mentre potrebbe essere in una presenza fisica dentro un casinò una cosa importante, ma i professionisti se lo ricordano a mente, contano le carte, anche perché non è che potete andare con portatile oggettivamente dentro un casinò. Se ci sono, appunto, perché ci sono, mi è stato detto, me lo confermano, che ci sono delle live dove appunto c'è proprio il croupier, che lo vedete dall'altra parte, dove ci sono più persone che giocano in questo caso, dove ci sono proprio i mazzi che poi vengono rimischiati, perfetto. Quindi questo potrebbe essere oggettivamente la situazione ideale per questa procedura.
Detto la verità, potrebbe essere anche una situazione ideale a prescindere dai mazzi, cioè che comunque lui ci faccia sapere che dopo 10 mani c'è uno scarto dove esagerato, dove sono uscite un sacco di carte basse. Questo comunque è utile, quindi a prescindere ha una valenza, no? Per un fattore, oserei dire, statistico e di carte che sono uscite, questo è ovvio. Quindi, detto ciò, come funziona? Di una semplicità estrema. Ora noi abbiamo messo che c'è un mazzo, giusto? Ok. Quindi ci sono in questo caso 52 carte. Le 52 carte sono formate, lo sappiamo, eccolo, ce l'avete qua chiaramente. In questo caso, se avessi messo 2, qui ci sarebbe stato un 104 per ovvi motivi. 13 con il quadri, 13 col seme del pic, fiori e cuori, che sono suddivise con 20 carte con i valori che vanno dal 2 al 6, con 12 carte dei valori che vanno dal 7 al 9 e con 20 carte con i valori che vanno dal 10 all'asso, che sono quelle che poi a noi interessano oggettivamente. Quindi abbiamo sia le carte rimanenti che potremo contare qui e sia le carte rimanenti che potremo contare qui. Questo, ribadisco, è fondamentale perché ci permette di avere una logica. Come funziona? Basterà cliccare, ad esempio, le carte che stanno uscendo. È uscito un 4 di pic, io non farò altro che cliccare una volta sul 4, appena clicco qua vedete che questo cala, ad esempio, chiaramente 4 di pic, ecco fatto. È uscito un 4 di pic, sono rimasti 12 pic su 13, è uscito un 4, quindi in questo caso da 20 carte che erano la sommatoria dei 2, 3, 4, 5, 6, adesso ne abbiamo 19 e andiamo avanti. Poi che cosa è uscito? È uscito un 10 di cuori, ecco, noi adesso abbiamo un 10 di cuori, il mazzo di 52 carte adesso è di 50 e quindi abbiamo la situazione sotto controllo. Che cos'è il true count? Andatevi a vedere il video del Blackjack Predictor, non è altro che appunto il contatore che vi farà capire se il valore del true count sarà con un valore meno o più, se è il caso di entrare o no. Adesso non voglio ridare tutta la spiegazione, se no diventiamo matti. Chi vuole si vede Blackjack Predictor che spiega come funziona, spiega sia come funziona il Blackjack Predictor chiaramente, ma spiega anche come, appunto, ho fatto degli esempi su come contare proprio le carte, e noi non fa altro quindi che riproporlo. Indubbiamente questo modulo può essere anche utile per il Jack Predictor, anzi lo è, perché in questo caso voglio dire, poter lavorare su una stringa ammortizzata come Blackjack Predictor, sapendo che comunque sono rimaste molte carte alte, e quindi andare a chiedere un'altra carta sapendo che il 65% delle carte che sono rimaste sono alte, è chiaro che ti aiuta per ovvi motivi. Mi sembra una cosa più che logica fondamentalmente. Quindi, ad esempio avete un 6 e un 4 e sapete che il 70% delle carte rimanenti sono 10 Jack UK asso, è ovvio che è il momento di entrare e provare a puntare, perché potrebbe uscire un 20, potrebbe uscire un Blackjack e così via. Quindi ottimizza le nostre chance. Non vuol dire niente che poi ottimizzandole andiamo a successo sicuro, ma che comunque ottimizziamo le nostre opportunità, questo sì. Quindi Maurizio ha fatto un bel lavoro, assolutamente. Adesso è uscito un 3 di pic, ok, poi è uscito un 4 di quadri, e vedete come appunto no, vengono aggiornati i valori. Poi è uscito un 8 di pic, poi è uscito un 2 di cuori. Ecco, già vedete che c'è un true count che sta attestando che cosa? Un coefficiente. Questo coefficiente ci fa capire, coefficiente importante di 3,25, che ci sono, più sale questo coefficiente e più è probabile che stia per uscire chiaramente una carta di questo tipo. Quindi avete sia effettivamente il contatore in down che toglie le carte, e questo già a livello ottico fa vedere chiaramente che ci si aspetta che a breve usciranno comunque delle carte alte per ovvi motivi, sia un true count che ci avverte appunto che sta per entrare il momento giusto. Ora l'importo iniziale è da 10 centesimi, noi non abbiamo mai puntato, stiamo studiando le carte che entrano sul tavolo da gioco. Ci sta consigliando da 10 centesimi in realtà di puntarne ad esempio 33, perché? Proprio perché le percentuali di riuscita stanno diventando più cospicue, chiaro, no? Quindi è un valore non di puntata effettiva, è un valore sulla base di importo iniziale che ti sta dicendo di spingerti anche un po' di più, tanto parliamo di centesimi, perché ci sono più probabilità del solito che possano uscire comunque delle carte importanti per te.
Questo è un sistema quindi di navigazione utile assolutamente, ribadisco che sia per il Project Predictor o sia perché ve lo fate per cavoli vostra, vi aiuta e soprattutto perché, ribadisco, ce l'avete chiesto. Quindi adesso io metterò ad esempio che è uscito una donna di fiori, ok, quindi chiaramente il true count tende un po' a calare, lo vedete, come cala giustamente anche la puntata in proporzione. Poi è uscito un 5 di quadri, poi è uscito un 4 di quadri, chiaramente poi è uscito un 7 di pick, ad esempio. Lui sta dicendo che il true count ha un valore molto importante in questo caso, ma oggettivamente lo vedete anche da voi, che comunque sono uscite 10 carte, 52, ne sono rimaste 42, erano 20, ne sono uscite su 10, 2 solamente con un valore compreso tra il 10 e l'asso, e in questo caso 6 addirittura con un valore tra il 2 e il 6 e solo 2 con un valore tra il 7, 8 e 9. Andiamo avanti un attimino per far capire il funzionamento. 8 di pick, vedrete che come sta aumentando costantemente anche se clicco nell'area generica, e come aumenta il teorico investimento data la situazione positiva. 5 di quadri. Ok, poi perché questo? Perché poi chiaramente in una situazione del genere è molto probabile che escano delle carte alte, sia che ce l'avete in mano, sia su una carta appunto successiva che potreste richiedere nel caso che in mano non avete un punto importante, mettiamolo così. Ma anche lì potrebbe essere l'inverso, avete un 15, sapete che stanno uscendo molte carte basse, dici sì, col 15 chiedo carta, sappiate che è molto probabile in una sessione del genere, anche inversamente, che vi sta dicendo occhio perché è molto probabile che sono rimaste molte più carte arte. Quindi vi aiuta sia nel capire se è il momento di chiedere un'altra carta effettivamente e di aumentare un pochettino la puntata, sia nel caso che voi già avete le carte, di capire se c'è, quanto rischio può esserci che sballate in questo caso. Quindi funziona alla grande da questo punto di vista. Allora, questo piccolo modulo creato da Scommesse Matematiche è una cosa che ci avete chiesto voi, non ha valore. Cioè non ha valore, ha valore, non ha valore nel senso è gratuito, chiaramente è gratuito per gli iscritti al canale YouTube, è gratuito per chi è iscritto alla chat e ai 2 canali Telegram, perché comunque è stato un lavoretto carino, ci si è perso un po' di tempo come tutte le cose, però l'abbiamo visto anche un po' da compendio con il Blackjack Predictor, quindi semplicemente anche per potenziare il Blackjack Predictor o comunque per fare un cadeau come facciamo spesso. Mi sono preso delle critiche, ragazzi, sti giorni, ho dovuto anche cancellare dei commenti perché erano offensivi, dove appunto si diceva tu sei un ludopatico, tu porti la gente alla ludopatia, anche il fatto che tu spesso regali dei progetti o dei video di spiegazione, come ad esempio 8 video che ho fatto sull'Excel per rendervi autonomi. In questo caso, mi sono preso le critiche pure su quello, perché è tutto business e lo faccio per compiacere in un certo senso gli utenti. E quindi insomma mi becco tantissime critiche, ma non solo, addirittura insomma è stato proprio detto che il fattore è che io faccio comunque ogni tanto dei moduli gratuiti, in realtà per, tra virgolette, accaparrarmi la simpatia delle persone in modo tale poi di venderne altri. Ora partiamo dal presupposto che uno lo sta facendo per lavoro, se prima era un gioco, era una passione, adesso è diventato un lavoro, quando ci dedichi 12 ore al giorno o anche 4 ore alla notte, insomma no, è normale che se a volte fai dei file o dei moduli che ci metti 7-10 giorni a costruirli e poi devono essere anche messi sotto test e verifiche, è normale che uno chiede, no, a volte, o come ribadisco, a volte una donazione o a volte hanno un valore economico per essere presi. Mi sembra normalissimo, però quando non è così, che uno ci ha dedicato mezza giornata a tempo morto, a noi fa piacere. Questo alla fine, questo lavoro ad esempio del Blackjack Simulator non serve altro che a supportare un qualcosa che già esiste o comunque a permettervi a voi di avere una autonomia, tra virgolette, in alcune situazioni. Il discorso prima degli Excel, cioè voglio dire, io ho fatto Excel, chi ha seguito i video Excel, e ne arriveranno altri adesso, no? Alla fine vi ho insegnato come fare da soli un money management di base, o sbaglio? Vi ho insegnato addirittura come prendere i dati da un sito e trasportarli su un Excel che si aggiorni in automatico, o sbaglio? Allora, questi idioti, o l'ultimo idiota che ho letto ieri,
che se ne esce così e dice che io lo faccio perché c'è una strategia. Allora, se fosse questo, io come strategia mai e poi mai mi avrei insegnato a prendere i dati da un sito e farvi da solo, no? Un Excel dove potreste benissimo prendere addirittura avere quindi delle statistiche e quant'altro, quando io ad esempio ho creato ad esempio un Money Management Premium, faccio un esempio, no? Voglio dire, io dopo che ho fatto un Money Management Premium però ho detto chi vuole se può fare pure un Money Management basico, quello che volete, anche da solo. Come si fa? E c'è tutto un video, quindi allora sono deficiente, allora, non è così. La cattiveria delle persone non ha fine, ragazzi. La cattiveria delle persone non ha fine. Questo ho dovuto bannarlo, ribadisco anche l'ultimo, mi ha scritto due o tre commenti, ha risposto pure a due o tre utenti che avevano comunque mi avevano fatto dei complimenti su dei progetti. Ho dovuto cancellare i commenti perché comunque oltre ad essere offensivi nei miei confronti erano tra virgolette anche offensivi e deridenti nei confronti degli utenti stessi, dove c'era la risatina dicendo se fammi vedere fra un mese quanta cassa c'hai, cioè scusate, cose assurde, è veramente triste. È veramente rompere le scatole, però poi all'interno del messaggio c'era scritto l'unico sistema che funziona si chiama, è il migliore, tu entri al 60° in live, automaticamente tutte le quote anche dei risultati esatti varieranno, tutte almeno al 3.0, te ce voglio vedere al 60° che tutte le quote stanno al 3.0 sul risultato esatto successivo, ma come diceva uno dei nostri in amministrazione, manca un parrocchia, tutte minchiate. Alla fine è gente che denigra per cercare di vendere la loro ludopatia. Quindi un imbecille l'ultimo, ma 3 minuti dopo arriva un altro che scrive su per giù le stesse cose, che era probabilmente il fratello dell'imbecille. Quindi continuiamo così. Quindi no, cioè tenevo perché insomma sto messaggio arrivasse pure agli imbecilli, smettetela, cioè, perché se entrate in chat vi cacciamo via, se scrivete i commenti su YouTube io sono costretto a cancellarli, perché un altro l'altra volta mi ha scritto ma quasi maledetto perché ha seguito le procedure su Aviator e ha perso 50 euro. Io mica ho detto che con Aviator quella procedura che vi ho insegnato vincete sempre, assolutamente. Poi bisogna anche vedere se lui è stato là a buttare 50 euro ogni volta che volava aeroplanino, che ho spiegato che non deve essere fatto così. Cioè non esistono meccaniche dove vinci sempre. Questo in un giorno ha perso 50 euro, mi piacerebbe vedere quello che ha fatto, uno. Due, non vuol dire che il giorno dopo non ne guadagni 60 o in 3 giorni non ne riguadagni 60, faccio un esempio. Quindi è partita male, fai schifo. Cioè, stiamo ai soliti discorsi di sempre. Chi si approccia in questo settore, anche Blackjack Simulator, cioè non è detto perché adesso qui ci sono solamente 13 carte basse e 18 arte, allora c'ho un 6 e un 4, 10. Beh no, adesso sicuramente punto perché raddoppio perché ho 18 carte ancora, poi può essere pure per 4 volte di seguito esce in 2. Faccio un esempio. No? Per carità, la certezza non esiste in niente, c'è però una certezza, la serietà delle persone. Io mi reputo una persona seria, vengo attaccato spesso, o in forma diretta o in forma trasversale, c'ho i miei problemi come tutte le famiglie, chi di salute, chi di altre cose. Cioè, io faccio un lavoro, non rubo a nessuno, perché io qualsiasi cosa faccio, la vedete, è all'udibrio di tutti, e uno sceglie poi se vuole aiutare scommesse matematiche comprando qualcosa per portare avanti questo progetto o meno. Fine, basta. Quando sono gratuiti non chiediamo niente. Il discorso della donazione sta sempre scritto. È ovvio, se voglio dire, uno ci ha perso tempo, ma se no chi se ne frega. Io non lo faccio, non ho fatto io in questo caso Maurizio poi non è che ha fatto sto modulo sperando che arrivano 2 euro di donazione da Pasquale e 3 euro di donazione da Francesco, faccio un esempio, tanto per dire due nomi, no? Cioè, voglio dire, ma stiamo a scherzare o stiamo quindi è offensivo e mi dispiace quando vengono denigrati gli utenti delle new entry dell'ultimo secondo. Un saluto forte a Vincenzo Ventura che sta tenendo una media con il Quantum Halftime 05 che fa paura sul canale 2 delle previsioni. Cioè, una cosa allucinante. Poi c'ha avuto 2 eventi sfigati, ma ne aveva presi tipo 20 di seguito, 15 di seguito, non lo so, aveva fatto una strage, quindi va benissimo. Un saluto a altri colleghi
ad altri colleghi che comunque ho sempre un buon rapporto, anche se prima non era così, quindi, sai, discussioni, chiarimenti, chi si mette di mezzo. Un saluto anche quindi a Fabrizio, a Antonio, a Roberto, insomma a persone che comunque lavorano in modo serio, che portano avanti dei progetti seri, come cerchiamo di farlo noi, no? Poi l'utente sceglie se sta con tutti i gruppi, se sta con uno, mica stiamo a fare che ci stanno tre bar attaccati uno appresso all'altro, io devo fare per forza il caffè più buono e devo parlare male di quell'altro, no, che c'entra? Cioè, abbiamo tutti una passione per un lavoro, in questo caso, e lo portiamo avanti nel rispetto delle parti, quindi comunque un abbraccio a questi colleghi, di cuore, chiaramente di cuore. Poi sono cavoli nostra perché comunque quando a volte uno c'ha un problema e gli altri intervengono, ma non parlo a livello economico, parlo anche a livello di come va tutto a posto, cioè queste sono cose importanti nella vita. No, a livello economico no. Però a volte anche una telefonata, un messaggio ti fa felice, quindi io li ringrazierò sempre, chiaramente, li ringrazierò sempre. Detto ciò, ci vediamo al prossimo video che sarà perché l'avete scelto voi, era stato fatto su Telegram la possibilità che voi sceglieste su 5 progetti quello che al momento volevate con maggiore interesse, ed era quello sul calcio. In realtà il prossimo software che vedete, che inizialmente era stato chiamato doppia chance, però era confondibile col fatto delle scommesse doppia chance, non c'entrava niente, era è il concetto matematico in questo caso del software che lavora sul concetto di doppia chance, è stato chiamato Snake. Ho già mandato su Telegram uno screenshot, ed è un programma potentissimo, uscirà domani o dopodomani, non lo so, è un programma potentissimo, quindi non ve lo perdete perché vale veramente la pena. Vabbè ragazzi, un abbraccio a tutti, ciao.